Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. 11:15 del mattino, solite cose fatte, pulizie, docce, lezione d'inglese e siamo di nuovo in viaggio. Sto ancora aspettando notizia dal dermatologo chirurgo di Milano, non mi ha ancora risposto, speriamo lo faccia oggi, ma iniziamo ad andare verso sud perché se mi chiama i chilometri da fare sono moltissimi. Sono 1600 dalla strada più veloce, ma dovremo attraversare Austria e Svizzera, cosa che non vorrei fare. Quindi passando da un'altra parte, costeggiando la Francia, forse sono 2000. E 2000 vanno fatti, almeno 500 al giorno, che è tanta roba. Buongiorno anche a Rita. Buongiorno, ci sono anch'io ogni tanto. Ogni tanto. Ci sei sempre. Sempre ogni tanto, ma non ogni tanto no. Speriamo di trovare un'area picnic, ci parcheggiamo per pranzo, mancano ancora 7 ore e 40. Mezzogiorno e 48, area picnic trovata. Pranziamo qui. Ci siamo appena fermati, vi ho fatto vedere che abbiamo trovato l'area picnic. Rita ci prepara il pranzo, ma è arrivata la risposta del chirurgo e ho l'intervento, mi hanno mandato un preventivo e quindi posso fare l'intervento. Ho la data e sono felicissimo, finalmente possiamo chiudere la questione di questa cisti sul naso che ho da mesi e mesi. Sono felicissimo, quindi si scende rapidamente a Milano, ragazzi. Cosa ci prepari, Rita? Qualche pasto frugale al volo per riprendere la strada? Qualcosa di... scaldiamo qualche avanzo, facciamo 2 spaghetti al pesto e via. Sono felicissimo, ragazzi, finalmente una bella notizia. Sto combattendo da mesi, poi l'ultimo periodo è stato durissimo, questa infezione che mi ha fatto gonfiare metà faccia, mi ha fatto chiudere, avevo un occhio chiuso. Non sono stato bene, 10 giorni di antibiotico, dopo l'antibiotico sicuramente le difese immunitarie erano basse, mi sono beccato un po' di tosse, di mal di gola, sto combattendo da un po', era arrivato il momento di mettere fine a questa storia. Oltre l'aspetto, ovviamente antiestetica al massimo, questa ghiandolina nel naso orribile, io non la sopporto più e sono felicissimo, mi faccio questi chilometri col sorriso. Sono parecchi, dobbiamo arrivare a Lione da qui ed erano circa 16 ore, più da Lione a Milano altre 5, 21 ore di camper, ma abbiamo tempo, l'intervento è stato programmato tra 10 giorni, quindi anche se facessi 500 km al giorno in 4 sono lì. Quindi 2 tagliatelle, sono delle tagliatelle particolari, sono quelle arrotolate ma poi anche spezzate, vedete che sono più corte. Buone? Buone. Vero Dato? Molto buonissime. Quindi buon appetito, ci rivediamo in strada dopo pranzo, perché io non sto bevendo vino per via degli antibiotici e per via di questa mezza influenzina che mi sono beccato, quindi niente riposo, riparto subito. Corsia d'accelerazione 2:20, siamo di nuovo in viaggio. 14 ore per arrivare a Lione, poi da Lione a Milano altre 5 ore. Rallentamento di 29 minuti. Coda interminabile. 29 minuti è tanto, fermi imbottigliati. Benvenuti in Germania, ragazzi, frontiera tedesca. Un altro ingorgo, questa volta di 1 ora e mezzo, cioè 1 ora e mezzo in più oltre quello che già dovevo fare. Questa strada è assurda, il terzo ingorgo, uno di mezz'ora, uno per fortuna di 8 minuti, adesso di 1 ora e 27 in più. Questo è un ingorgo davvero brutto, non ci siamo più mossi di 1 centimetro, siamo una ventina di minuti proprio fermi. Per oggi basta, facciamo i servizi, li abbiamo trovati, sono a 3 minuti, siamo appena usciti dall'autostrada e per oggi va bene così, qualche chilometro
qualche chilometro di ingorgo l'abbiamo fatto. Ci siamo mossi poco e praticamente tanti pezzi li abbiamo fatti a uno all'ora. Area sosta trovata, area sosta. C'è la possibilità di caricare acqua, quindi va bene. È in funzione. 1 euro 100 litri. E a fianco c'è anche una festa e probabilmente faranno anche un concerto stasera. Adesso vedete, ci sono tutti gli stand, vendono da mangiare, eccetera. Beh, adesso proviamo a caricarci un po' di acqua. Ragazzi, servizi fatti. È iniziato a piovere proprio quando sono sceso a fare i servizi. Adesso dobbiamo trovare un parcheggio perché non ho più voglia di guidare. Ce ne andiamo da questa cittadina e ci parcheggiamo. Bisogna trovare un distributore. Adesso facciamo il pieno a 1,68 euro. Sì, 1,69 euro in Germania. Caro Nord Europa, mi rivedrai tra un bel po' di tempo, per dir la verità. Mi rivedrà tra qualche annetto. Dopo questa esperienza di qualche mese faremo qualche anno al sud, al caldo. Oggi ragazzi dormiamo in autostrada, è sempre sconsigliato dormire in autostrada, però noi ci proviamo. Ci guardiamo un po' di tennis, Rita ci sta già preparando un paio di hamburger arrosto e un'insalatona, Rita? Sì. Domani mattina sveglia e altri chilometri, molti chilometri, ogni giorno molti chilometri, ne mancano se non sbaglio 1500. Ve l'ho detto che dopo l'antibiotico mi sono buscato un po' di mal di gola, tosse, un virus ho preso sicuramente. Adesso l'ho contagiato a Davide e probabilmente anche a Rita. Così facciamo un bel cocktail, bel mix. L'importante comunque è che io in 2 giorni me la sono cavata, che devo guidare e fare tante cose. Come vi ho fatto vedere, hamburger, funghetti e verdura. Parcheggi diciamo che ne abbiamo conosciuto di migliori. Ci accontentiamo. Pazienza, buona cena e a domani. Buona cena. Queste saranno giornate ragazzi di molti chilometri, di molta autostrada, quindi vi faremo vedere poco per non annoiarvi. Ci saluteremo, ci faremo vivi, ma guideremo tanto. Ciao, buonanotte a tutti. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Si riparte, meno 9 giorni all'intervento e siamo a 1197 km di distanza da Lione. Dopodiché ne mancano altri 600 da Lione a Milano, quindi siamo a 1800 km dalla clinica per l'intervento. Tempo sempre pessimo qui al nord, sta piovigginando e il cielo lo vedete parecchio grigio. Sono le 10:30 del mattino. Questo viaggio sarà guida, editing, mangiare e dormire, guida, editing, mangiare e dormire, non farò altro. Però poi volete mettere la serenità, camper in ordine e salute in ordine, che sono le cose più importanti. La salute è più importante. E poi incontreremo tutti i nostri amici che sono nei paraggi. E poi incontreremo anche sì delle persone che abbiamo conosciuto, sono diventati i nostri amici e che sentiamo sempre, quindi saremo molto felici anche di rientrare. Qualche giorno e poi si prosegue, non è che faremo la muffa. Siamo appena partiti e siamo già imbottigliati nel traffico, ritardo di 21 minuti per il momento. Forse siamo quasi fuori dall'ingorgo, comunque entriamo nel tunnel di Amburgo. È l'1:10, ci siamo parcheggiati, sono scioccato, questo camper fa un casino. Di certo non è il suo punto forte. Però adesso mi rilasso un attimo e pranziamo, di pomeriggio si prosegue, siamo sotto i 1500 km contando anche Lione-Milano. Rita, che ci prepari a pranzo?
Facciamo, siccome siamo tutti malatucci, facciamo un riso in bianco, petti di pollo, ci sono 2 hamburger, Vabbè. ancora un po' di verdura. Ok. Tutto super light. Ok, John. Come ha detto Rita, menù da ospedale. Riso in bianco, fettina di pollo ai ferri. Qui a fianco abbiamo non l'inquadro, giustamente, per rispetto e perché sì. Un camion polacco e una macchina ucraina. E c'è un bambino piccolino, un sacco di bagagli. Ho pensato magari davvero che stia scappando dalla guerra, l'ha portato magari un parente in macchina, adesso sale col papà nel camion, chissà. Sacco di bagagli. E un bambino piccolino, più piccolo di Davide. Chissà che storie succedono. Vabbè, comunque. Buon pomeriggio amici, sono le 5:20, anche oggi bloccati da una partita di tennis, anche oggi è andata male, poche gioie, però vabbè, è lo sport. Stranamente piove e noi continuiamo a guidare e continuiamo a scendere. Ormai si va a Milano a costo di andare con i gomiti. C'è la Rita e c'è Dado. Abbiamo ancora le ruote, abbiamo ancora l'Iveco ferito come me, ma in via di guarigione, ferito come me, ma non si arrenderà mai come me, Rita. Riforniamo in Germania a 2,12 € ragazzi. 2,12 € è il massimo che abbiamo rifornito, forse in Norvegia 2,20 € chissà. Comunque moltissimo. Siamo a un'oretta da Dortmund, la prima città che tutti sicuramente hanno sentito nominare. Procediamo, mancano 8 ore e 16 minuti a Lione. Oggi ho deciso di uscire per dormire stanotte dall'autostrada perché ci sono sempre camion accesi perché sanno magari c'è il frigo, oppure passano le macchine in autostrada e dormi malissimo. Quindi oggi stiamo in una cittadina, non so manco dove siamo, adesso magari ve lo dico il nome, e dormiamo qua. Vi ho detto che vi avrei fatto sapere e ci troviamo esattamente tra Wuppertal, Düsseldorf e Colonia. Colonia e Düsseldorf sono molto più famose, Wuppertal non l'avevo mai sentito. Magari meriterebbe anche una visita, Colonia di sicuro, Düsseldorf può essere. Vediamo, non abbiamo così fretta, abbiamo qualche giorno anche per poter visitare qualcosa, forse, vedremo. Oggi parcheggio in mezzo alla natura, vogliamo silenzio assoluto. Come vi ho detto prima, parcheggio in mezzo alla natura. Dovremmo dormire bene, vi faccio vedere. Camperone qua. E adesso facciamo 2 passi con Dado, nel frattempo che mamma ci prepara qualcosa per cena. Anche oggi un po' di chilometri li abbiamo fatti. Bella natura, non sappiamo neanche dove siamo, nel senso, vabbè, ve l'ho detto prima, tra Colonia e Düsseldorf. La Germania deve essere molto molto bella da visitare. Ad esempio Colonia, ho già visto delle fotografie. Colonia è molto molto bella. Però mi sa che l'abbiamo già lasciata indietro di diversi chilometri, quindi non tornerò mai indietro per visitarla. Verremo un'altra volta. Siamo nuovamente in camper. Sento la pressione in moto, in azione. 9 della sera. Funghi, melanzane e spezzatino. Carne in umido, verdura e un bicchiere di vino nero. Ci vediamo domani amici per fare altri 1000 chilometri. No, 1000 no, però magari per farne altri 500. Hashtag scivolata di cena.
Buona cena. Buona cena. E ci vediamo domani in viaggio, Dado. Ci Ciao. vediamo nei sedili anteriori. Sì, Ciao, ciao. come sempre. Come ultimamente. Sì. Buongiorno a tutti amici. Oggi il buongiorno ve lo do dalla sala macchine. Come ogni mattina ormai sono obbligato e sto controllando l'olio e sto rabboccando tutti i giorni. Per fortuna abbiamo l'appuntamento sia per l'intervento e a Milano a Mariano Comense da Cancian anche per fare i lavori al camper, quindi tra un po' risolvo entrambe le cose e sono i motivi per il quale siamo scesi così in fretta e stiamo scendendo così in fretta, per risolvere i problemi. A un certo punto, se ci sono grossi problemi, vanno risolti. Adesso controllo l'olio e probabilmente dovrò rabboccare anche stamattina. Le sta perdendo parecchio, parecchio ormai, cioè sto rabboccando 200-300 ml al giorno. Vediamo. È quasi vicino al minimo. Ieri l'ho messo quasi vicino al massimo. Ieri, vedete, ne ho comprato anche un altro litro perché ne ho già finito 2 litri da quando sto iniziando a rabboccare. Questa è quasi alla fine. Cioè ho aggiunto 200-300 ieri e 400 stamattina. Qua si sta quasi per aggiungere 1 litro di olio al giorno. È davvero tanta roba. Bisogna arrivare al più presto in officina prima di fare danni al motore irreparabili. 7 ore e 27 a Lione, 750 km. Oggi se riusciamo a farne altri 300 siamo a buon punto. Stiamo passando adesso a fianco a Leverkusen. Sembra una bella giornata oggi, finalmente. Un altro rallentamento, stavolta per incidente, speriamo non sia nulla di grave. Vedete, siamo tutti ai bordi delle strade, appena passata la polizia. Siamo appena passati a fianco al Nürburgring. Sarebbe stato bello fermarci, noleggiare una macchinetta e fare un giro in uno dei circuiti più famosi del mondo. Mi sarebbe piaciuto molto. No, dobbiamo andare a Milano. Ma dobbiamo fare troppi chilometri. Me ne mancano 1300 a Milano, ragazzi. Me ne mancano 672 a Lione e altri 600 da Lione a Milano. Altro che il Nürburgring. Pausa pranzo e poi proseguiamo. Un'area picnic lungo il percorso in autostrada. Ci sono anche i bagni. Ne approfittiamo. Ovviamente, credo lo sappiate tutti, nelle autostrade tedesche non ci sono limiti di velocità e questa cosa la sfruttano molto. Abbiamo visto già delle macchine molto potenti come la Clio che papà ha inquadrato prima. Abbiamo anche ritirato fuori la torcia più potente del mondo, che ormai non è più la più potente perché ne è uscita un'altra, per vedere se funziona. Ma funziona, certo. Funziona? Sì, gli voglio solo mettere questo di protezione. Lasciamo papà smanettare qua, io vado a mangiare. Ciao papi. Arrivo. Rimani qui a lavorare, io vado a pranzo. Pasta, aglio e olio. Adesso metto qualcosa in TV e possiamo mangiare. 1300 km all'arrivo. 2 spaghi non ce li leva nessuno, Aglio e olio. E peperoncino e un bicchiere di vino bianco. E poi salmone norvegese, non è che ci limitiamo agli spaghetti. Ci vediamo dopo pranzo, ragazzi, forse ci guardiamo un po' di TV che c'è sport interessante e poi proseguiamo. Di nuovo in viaggio, amici, 17:44.
Comunque farò 2 orette di guida, 7:45, 8 ci fermiamo, va bene. Mancano 5 ore e 46, 617 km a Lyon. Ragazzi, siamo dentro Lussemburgo. Siamo usciti dalla Germania. Ecco qua c'è il confine, come dice Davide, ecco qui sulla destra, lo vedete, Lussemburgo. Ce lo godremo molto poco anche in Lussemburgo, dobbiamo solo viaggiare. Torneremo anche in questi posti un giorno. Forse. Gasolio 1,84 €. Ah no, 1,65 €, la benzina 1,84 €. Complimenti ai lussemburghesi. Cavolo, e io ho il pieno, strano. E ho rifornito a 2,30 € oggi in autostrada. Mazza, davvero? Qui 1,60 €, aver risparmiato 70 centesimi al litro, ne ho messo 40 litri, 7 per 4, 28 € risparmiato. Mezz'oretta di Lussemburgo e siamo già in Francia. E adesso 4 ore e 35 a Lyon. E adesso in Francia si pagano caselli profumatissimi. Strasburgo, Metz, Parigi. Però non ci fermiamo. È ora di fermarci per la notte, sono le 8 di sera e abbiamo un parcheggio a 10 minuti. Parcheggio in mezzo alla natura. Domani mattina si prosegue, facciamo un altro paio di ore. Vogliamo andare a Milano anche, dato che siamo a Milano, vogliamo andare anche in una fabbrica di materassi dove appunto fanno materassi su misura e magari ci rifacciamo i materassi e parliamo anche per la cuscineria delle dinette. Parcheggio, ho trovato un autolavaggio in disuso. Dormiamo qui. Anche questo si era parcheggiato per dormire. Dado, anche questo signore si era parcheggiato per dormire. Per me si è parcheggiato per dormire, ma non per una notte. C'è qualche notte qua. Per qualche anno. Cenetta fresca, Rita, perché stiamo riscendendo al caldo. Sì, Eh? bisogna ingegnarsi un po'. Melanzane grigliate ripiene, involtini di melanzane grigliate con prosciutto. Fiocchi di latte, sono praticamente rucola. Ci sono circa 25 gradi fuori, Iniziamo a ragionare. Ragazzi, è arrivata l'ora della cena e quindi ci mangiamo quegli involtini di melanzane che vi abbiamo detto prima. Bicchiere di vino, un po' di crostini. Sto già masticando perché mi prende la fretta, mi ero anche dimenticato di salutarvi. Ci vediamo domani mattina, amici. Salute a tutti. Che il viaggio prosegua sempre, non ci fermeremo mai. Anche Rita vuole augurarvi la buonanotte, Anche lei però aveva già la testa nel piatto, come si dice. Buonanotte. Brava Rita. A domani. Buongiorno a tutti amici. Ore 10:30 del mattino, torniamo alle temperature. Ci sono 27 gradi e 4 dentro e 21,1 fuori. Siamo sotto il sole, c'è caldissimo a quest'ora. Siamo felici di questo, sono un po' bianchino, devo farmi barba, capelli, abbronzarmi un po'. Buongiorno la Rita. Buongiorno. La Rita è contenta invece di queste temperature. Finalmente. Vero? Direi che sono contenta. Stai bene con queste temperature? Sì, molto Dobbiamo bene. prendere poco di sole, stavo siamo dicendo. un po' palliducci. Un attimo, vabbè, ma ci rifaremo, Sì, non ci c'è problema. rifaremo. Comunque stiamo per partire, sempre direzione Lione, mancano, se non sbaglio ieri mancavano 4 ore, tipo 400 km, li faremo oggi e domani faremo Lione-Milano. Stiamo già sentendo degli amici che ci vogliono bene, che ci ospitano, che ci procurano il posto dove dormire, che ci hanno trovato la soluzione per raggiungere la clinica, perché quella zona di Milano dove devo subire l'intervento è una zona no traffico, non si può entrare con è solo mezzi pubblici.
e quindi mi stanno aiutando, quindi grazie mille, ci vedremo presto, poi ve li presento, ve li ripresento perché ci siamo già visti. E niente, metti in moto e partiamo ragazzi, dai, banda alle ciance. C'è Dado alla guida che vi aspetta, buongiorno. Salve, buongiorno. Andiamo. Ci troviamo a 3 km da Nancy e ci troviamo a 4 ore e 01 da Lyon. A Lyon ci arriviamo oggi, 4 ore come niente, anche 2 stamattina e 2 stasera. E poi mancano le restanti 6, se non sbaglio, da Lione a Milano. Una boulangerie, qua troviamo il pane buono, siamo in Francia, baguette pazzesche. E poi compriamo il resto invece in una Lidl. Non vi ho fatto vedere il bancone, mi sono dimenticato, pieno di dolci e di pane buono. Però vi faccio vedere 4 baguette tremende. Di nuovo in autostrada. Ci fermiamo all'1 meno un quarto, sono le 10:36 adesso. Caselli francesi, costosissimi. Abbiamo trovato un'area sosta gratuita a Besançon, in modo tale da pranzare, caricarci poco di acqua e farci una doccia. 5 km e ci parcheggiamo, è mezzogiorno e 42. Eccola qui, l'area sosta. Bisogna mettere 1 euro. Vediamo. 2 euro. No. Cosa devi fare? Devo scolare la pasta. Se esce Davide dal bagno, perché qua ho coperto. Quest'area sosta non funziona, l'acqua non l'abbiamo potuta caricare. Ne approfittiamo, pranziamo e poi ci spostiamo subito di pomeriggio. A questo punto facciamo un po' di chilometri e l'acqua ce la carichiamo stasera. Vi ho fatto vedere le temperature, ci sono 30 gradi, siamo sotto il sole, però è tutto aperto, resistiamo. Qualche giorno l'intervento e poi andiamo di nuovo dove desideriamo noi, magari al fresco. Di secondo, bastoncini del capitano, gli originali, perché ci è capitato di comprare le altre marche e si stacca la panatura dal pesce, il pesce dentro non è di qualità, si vede. Siamo ripartiti ragazzi, 15:55. Questo ormai è il conteggio totale sino a Milano, 6 ore e 23, 620 km. Passeremo intorno alla Svizzera, forse passeremo addirittura ad Aosta, probabilmente. E comunque 620 km, tanta roba, ne faremo 300-400 adesso. Ovviamente qua ci sono io, Il mio navigatore. Siamo appena entrati in Borgogna. Chissà se al ritorno potremo fare un giro in questi posti. Stiamo portando la pioggia anche in Italia e se serviva acqua e fresco arriviamo noi dalla Norvegia. 4 ore e 58 a Milano, 457 km. Tempo troppo brutto, mi fermo un pochettino, come passa, proseguiamo. 36 minuti ad una Lidl, poi ci fermiamo, il tempo è brutto, non vale la pena guidare con quest'acqua, vento. Ci fermiamo, compriamo acqua che ci serve, verdure e va bene così, poi tanto mancano altre 4 orette che mi faccio domani. Iniziamo a vedere paesaggi meravigliosi delle Alpi, siamo al confine tra Svizzera, Italia, Francia. Credo che passeremo
Courmayeur forse, adesso non ho visto bene il percorso che ha scelto Google. Anche qua sotto ci sono paesetti incantevoli. €42,6, 50 euro di casello. Ci troviamo a Le Neirol e la Lidl è proprio qua, a 2 minuti. Un paesetto di montagna al confine. Alla Lidl siamo arrivati, poi dobbiamo trovare un posto dove caricare acqua perché quello di prima non funzionava alla fine, era in disuso. Ne avete trovato un altro ancora ed era di nuovo in disuso. Sì, il secondo che abbiamo trovato oggi erano tutti e due rotti. Ragazzi, vado a comprare 2 cose alla Lidl, ci vediamo dopo. Oggi ho visto le scatole, come si chiamano, quei contenitori per il vino da 3 litri, che io pagavo 35 euro in Norvegia, li ho visti a 8 euro in una Lidl francese. Però ho visto un sacco di bottiglie di vino buono, Bordeaux, Chateau, sono vini da 8-10 euro la bottiglia, fantastici, che costerebbero 50 euro in Norvegia. Rosso, rosato e bianco, di tutti i tipi e tutte le marche, tutti buoni vini, ottimi, guardate che bello. Grandi vini di Bordeaux, ragazzi. Abbiamo trovato questo camping, ci fanno caricare acqua e poi proseguiamo. Non rimaniamo fermi qua. Servizi quasi fatti in questo camping. Dicevo, non rimaniamo a dormire. Volevo pagare i servizi, mi hanno detto di no, che non c'è problema di fare l'acqua e andare, tanto non dovevo fare nient'altro. Gentilissimi, la ragazza parlava in spagnolo alla reception. Così ci mettiamo già verso la strada, domani ci svegliamo, domani mattina, colazioni e proseguiamo il viaggio. Posto bellissimo in mezzo alla natura, dovrebbe esserci anche un lago. Anche oggi giornata impegnativa, ma siamo giunti quasi al termine, sono le 9 di sera, Rita sta scaldando un po' di avanzi, sta preparando anche qualcosa. Sta preparando un'insalatona con avocado e Pomodori, cetrioli e un paio di olive. poi c'è della carne e poi del salmone che io non voglio un po' di carne e poi vorrei del vino che mi sono comprato, del Bordeaux, voglio assaggiarlo. Ho preso delle buone bottiglie di vino, mi manca. L'ho messo in fresco per stemperare un attimo, adesso sarà già pronto, lo apriamo. A domani amici, c'è caldo di nuovo, però siamo in montagna. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani per fare altri 400 km. Ne ho fatto 5000 in questi giorni. Ciao, buona!